Una breve storia del disco e poi del disco in vinile è indispensabile per iniziare, considerando che essa rappresenta una buona parte dell'intera storia della musica moderna. Per chi proprio non lo sapesse, il disco è un oggetto nei cui solchi incisi che girano tutto intorno è custodita la musica. È stato il supporto più utilizzato per la distribuzione materiale della musica sino agli inizi degli anni 90. Il primo grammofono o fonografo fu ideato dal francese Charles Cros nel 1877, ma il primo apparecchio effettivamente funzionante a cilindri fu realizzato dall'americano Thomas Alva Edison circa 8 mesi dopo, mentre il disco orizzontale fu concepito nel 1888 da Emile Berliner a Filadelfia come supporto audio nei giocattoli parlanti. I dischi iniziarono ad essere prodotti a scopo commerciale nel 1895 con la nascita del 78 giri. I dischi a 78 giri, dai giri del disco al minuto, erano realizzati in gomma lacca, larghi 30 cm con un peso di circa 360 grammi e caratterizzati da una dimensione del solco notevolmente maggiore, circa il triplo, dei più moderni microsolco a 33 e 45 giri. Nel 1926 Oh For the Wings of a Dove di Ernest Love è il primo disco a vendere più di 1 milione di copie. La riproduzione della musica fa la sua evoluzione e nascono gli apparecchi per l'ascolto della musica in pubblico. Dal primo jukebox a cilindri, il multiphone realizzato in USA nel 1905 da John C. Danton, si passa a quelli interamente elettronici fabbricati dal 1927 dalla Automatic Musical Instruments. Solo dopo la seconda guerra mondiale fu la Wurlitzer a sviluppare i modelli all'avanguardia per la riproduzione di dischi. Con l'introduzione del PVC, le migliori caratteristiche del supporto permisero di rimpicciolire i solchi, abbassando il numero di giri per minuto e aumentandone la durata, che raggiunse circa i 25-30 minuti per facciata rispetto a quella decisamente più breve dei 78 giri. Il primo 33 giri, o long playing, fu realizzato negli Stati Uniti dalla Columbia Records il 21 giugno del 1948. La nascita del 12 pollici è una deflagrazione nel mondo della musica. Il 78 giri, in un colpo solo, viene rimpiazzato da un supporto più capace, durevole, leggero, maneggevole, collezionabile e di gran qualità. L'LP, nuovo supporto di 30,5 cm di diametro e circa 100 grammi di peso, viene accettato come standard in pochissimi mesi. Tutti gli artisti si indirizzano immediatamente verso il nuovo formato. Si potevano produrre dischi capaci di contenere non più 2 ma sino a 10 brani a disco, con un risparmio economico sia per chi comprava sia per chi produceva. Il primo long playing fu il concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn. Il 31 marzo del 1949 la RCA lanciò il primo disco singolo a 45 giri a microsolco. Il primo disco stampato in questo formato era un promo, un vinile di dimostrazione inviato a tutti i rivenditori d'America col fine di farlo ascoltare ai propri clienti. Il termine album non aveva a quel tempo lo stesso significato che ha oggi. Si intendeva un cofanetto di 3 o 4 45 giri confezionati per essere messi tutti in sequenza sul braccio meccanico del giradischi, come in un jukebox, e ascoltati uno dopo l'altro. Una curiosità riguarda il numero di giri di questo formato. Il numero 45 è dato dalla sottrazione 78 meno 33. Questa operazione aritmetica è destinata a costruire la storia della musica del secondo Novecento, dando vita al 45 giri. Nel 1950, con l'avvento dei singoli a 45 giri, il design dei jukebox subì una sostanziale rivoluzione e i modelli di quest'epoca sono i più ricercati dai collezionisti. I dischi a 78 giri e i primi dischi microsolco erano realizzati con il segnale di un solo canale ed erano quindi detti monofonici. Negli anni 30 fu messa a punto una tecnica che permetteva di registrare contemporaneamente 2 segnali sfruttando il movimento verticale e quello orizzontale della puntina. In questo modo fu possibile riprodurre i 2 canali necessari a una riproduzione stereofonica, mantenendo comunque la compatibilità con il formato monofonico. I dischi in formato stereofonico non furono commercializzati sino alla fine degli anni 60 e tale tecnologia si affermò solo nel corso di questi ultimi. La piccola etichetta discografica Audio Fidelity Records
fu la prima a pubblicare un disco stereofonico in serie nel novembre 1957. Sul primo lato vi era un brano dei Duchi di Dixieland e sul secondo erano presenti effetti sonori della ferrovia. I primi dischi furono tutti realizzati con suoni dimostrativi, ma i costi di realizzazione di un disco stereo si abbassarono rapidamente, facendo sì che già nel 1968 le maggiori etichette discografiche non producessero più dischi in formato mono. Il colore del disco è tipicamente nero, anche se sono stati realizzati dischi in vinile colorato e picture disc, ossia dischi nei quali al posto del comune microsolco del vinile nero erano riportate delle immagini. In realtà il disco colorato nasce prima del 33 giri, il 6 maggio del 1946. Un giovane imprenditore di Detroit, Tom Safdie, presentò infatti per la prima volta al pubblico, sotto l'etichetta Vogue, i primi singoli a 78 giri in vinile con splendide illustrazioni a colori. Questa breve storia del disco voleva essere un inizio di quella che sarà la nostra avventura in questo nuovo canale, dove si parlerà principalmente dei migliori dischi nonché artisti più influenti della nostra generazione, che hanno creato generi, influenzato masse e che ancora oggi ci regalano emozioni giorno dopo giorno. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un like e fatemi sapere se vi interessa un argomento in particolare. Un saluto a tutti e al prossimo video.